Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come fare l'effetto Hancock. Allora, voglio fare questo tutorial il più semplice possibile e veloce e rapido. Quindi iniziamo dicendo che questo video sarà diviso in 4 parti. La prima sarà quella di ritagliare il soggetto, la seconda sarà quella di mettere le texture e le particelle, la terza sarà quella di fare di aggiungere qualche dettaglio, e invece l'ultima sarà quella di fare la color correction. Quindi iniziamo col tutorial. Il video di base dovrà essere all'incirca come questo, quindi è molto importante che facciate molta attenzione a come questo video, perché è, diciamo, la base di tutto. Allora, vedete, primo salto, secondo salto e un pochino, anche pochissimo, di niente, cioè una parte senza nessuno. Quindi portiamo il video, lo importiamo in una nuova composizione e andiamo a effettuare la prima parte, ritagliare il soggetto. Ma come prima cosa andiamo dove un punto vuoto, facciamo CTRL D per duplicare il video, tasto destro, tempo e blocca fotogramma. Portiamo questo livello sotto e con invio lo rinominiamo sfondo. Quindi vedremo, se togliamo la visibilità a quello sopra, vedremo che è tutto così fermo. Poi andiamo a iniziare a ritagliare il nostro soggetto. Ci posizioniamo in un punto tipo questo, dove deve partire, diciamo, e facciamo un po' di zoom. Poi facciamo CTRL D, no, anzi, facciamo CTRL SHIFT e D per averlo in due livelli, per dividerlo, diciamo. Poi in questo sopra facciamo sempre tasto destro, tempo e blocca fotogramma. Poi prendiamo lo strumento penna, avendo quello lì selezionato, e facciamo una maschera. Apriamo maschera 1 e mettiamo sfumatura maschera tipo 5. Poi, essendo sempre in questo punto, premiamo P, anzi prima lo rendiamo tridimensionale e attiviamo fotogramma chiave per la posizione. Poi, andando tipo 4-5 fotogrammi avanti, lo portiamo in su, quindi così, un po' a destra, diciamo, e con il terzo valore lo portiamo avanti senza esagerare. Quindi quello che abbiamo per adesso è questo. Ok, il movimento è esagerato, quindi allarghiamo un po' i fotogrammi. Vediamo che però è troppo netto il movimento, quindi dobbiamo attivare così e così la sfocatura. Adesso, qui direi che così va bene, perché ecco, va bene così. Ora dobbiamo fare l'atterro, diciamo, possiamo chiamarlo così, va bene. Quindi prendiamo di nuovo il nostro file, ce lo mettiamo sopra. Questo vi ricordo che quello che ho preso è quello monco, diciamo. Ci posizioniamo nel punto dove c'è il secondo salto. Ci arriviamo. Eccoci qua. Che cosa dobbiamo fare? Tasto destro, tempo, blocca fotogramma e lo tagliamo dietro. Poi dobbiamo fare una maschera, anche qua una maschera, quindi facciamo questa maschera. Ok, ora facciamo la stessa cosa, maschera 1, sfumatura maschera mettiamo 5, che è per sfumarlo un po'. E che cosa facciamo? In questo punto qua lo rendiamo tridimensionale, premiamo P, fotogramma chiave per la posizione, lo portiamo indietro, ma molto indietro, no? Dai, all'incirca dove era prima. Stavolta non lo portiamo avanti, lo portiamo indietro il valore tridimensionale, e andando sempre qua facciamo un po' di zoom, tipo 5 fotogrammi avanti, così, tasto destro ripristina, e ci ripristina il valore di default. Ora invece che cosa dobbiamo fare? Aspetta, ok, facciamo così. Ora dobbiamo prendere sempre questo video e fare CTRL V.
CTRL D per duplicarlo. Togliamo i fotogrammi chiave per la posizione. E eliminiamo il modifica tempo. In questo punto preciso tagliamo il video in modo da avere questo. No, scusate, ho dimenticato di tagliare anche quello sopra. Allora, perché è così? Perché in quello sotto è presente una maschera che noi dobbiamo eliminare. Andiamo a vedere, ok. Quindi è così all'incirca. Facciamo la stessa cosa, quindi attiviamo la sfocatura e vediamo il video qua finisce, ok. Quindi adesso ci posizioniamo all'incirca in un punto dove all'incirca qua ci va bene che inizi a scendere, quindi selezioniamo entrambi, molto importante entrambi, così finisce il video. N per spostare l'area di lavoro e inizia, questo video sta durando. Abbiamo all'incirca questo. Dai, va bene. Prima parte del ritaglio del soggetto è fatta, quindi ora dobbiamo importare le texture. Questi sono i file che vi serviranno. Questi due non so se ve li posterò perché sarebbero a pagamento. Allora, prima di tutto importiamo le 3 texture. Forza. Le importiamo qua sopra. E come modalità di fusione dobbiamo mettere luce intensa, mi sembra. Luce intensa. Mettiamo luce intensa noi, va bene. Selezioniamo una sola. Questa può andare bene. Facendo S di scala la scaliamo. Ok, questa è la parte più rompicoglioni perché ci dobbiamo posizionare nel punto esatto in cui tocca il terreno, che è questo qua. Adattare il nostro file, lo posizioniamo in un punto giusto, può essere tipo questo, magari un po' più piccolo, quindi scala. E i tutorial hanno fatto una cosa che a me non sta bene, mascherarlo da su a giù. Quindi io voglio fare un'altra cosa, lo seleziono, strumento ellisse, mi posiziono qua. No, non così, quindi Alt, no scusate, Ctrl per avere questo tipo di maschera. Ne facciamo una all'incirca così. Perché così? Perché se noi facciamo M per il tracciato maschera, anzi tutta la maschera, facciamo tracciato maschera qua e dopo 2 fotogrammi prendiamo tutta la maschera, CTRL T per ridimensionare, e la ingrandiamo del tutto. Quindi per adesso avremo questo. Aspetta, però qua non la voglio così grande, quindi facciamo quindi ecco così, perfetto, in modo da avere questa tac tac tac. Questo mi sembrava migliore perché cioè rende meglio l'idea, però dobbiamo andare tipo, per vederlo meglio posizioniamoci tipo qua e aumentiamo di molto, si può dire, la sfumatura in modo da avere dei confini tipo questo, ecco, vedete? Ora la parte più rompimarroni che taglierò, dobbiamo fare la stessa cosa con le altre due. Ok, ho finito di mettere a posto le texture. Tac tac tac, dopo aggiusteremo quella cosa brutta, lo so. Ora cosa dobbiamo importare? Ora dobbiamo importare
questa ground fracture, se gentilmente il programma lo importa, e se gentilmente io salvo, perché sennò mi crasha tutto. Chiamiamo Hancock 2 e ground fracture la importiamo soprattutto, che come possiamo vedere, oddio che cos'è questa roba verde, dobbiamo andare in effetti predefiniti e cercare Keylight, questo Keylight 1.2 è uno dei plugin migliori per effettuare il chroma key, che ha appunto questo effetto di togliere il verde, se non lo sapevate. Ok, perfetto. Aspettate, ecco, questo è praticamente quello che è. Tagliamo una parte che ci serve. Per adesso togliamo la visualizzazione delle altre, perché sennò dopo diventa un casino. S di scala, ripiccioliamo circa così. Adesso dobbiamo fare vari adattamenti. Dov'è che atterrava lui? Spostiamo il video. Vediamo così. Allora, una cosa che possiamo vedere tutti è che è lento, quindi facciamo tasto destro, tempo, attiva, modifica, tempo. Andiamo qua, attiviamo un fotogramma, andiamo alla fine di sto coso e ne attiviamo un altro. Qui, poi andiamo dove deve iniziare, quindi qua, e spostiamo così. Poi andiamo tipo qualche fotogramma dopo quando deve finire, 2, 3. Spostiamo questo qua, questo fotogramma creato qua. Praticamente ci velocizzerà il tutto di molto. Ecco, così. Insieme alle altre texture farà un gran casino. Lo so che farà un gran casino. Vedete? No dai, io rimpicciolisco ancora un po'. Tutte queste cose insieme faranno un casino minore, diciamo. Ora sì, ho ancora un po' di minuti di registrazione. Importiamo questi due elementi, che sono sostanzialmente della terra e una frattura. Oh madonna, adesso devo fare un gran casino col video, che bello. Allora, dirt è la terra. Vediamo che è solo una specie di... ecco così. Andiamo nel punto dove vogliamo che inizi, così. Togliamo un po'. Lo posizioniamo nel posto giusto. La scaliamo un po'. Un'altra cosa che possiamo vedere molto... Continuiamo il tutorial, perché ho dovuto fare un gran casino in questo poco tempo, e siamo sulla terra. Facciamo un tracciato all'incirca così con la penna. Andiamo in maschere. La prima maschera mettiamo su sottrai, quindi lui toglierà quella parte lì. È troppo netta, quindi facciamo un po' di sfumatura, restando però nell'accettabile. Sto registrando, ma sì che sto registrando. E vediamo che c'è questa terra. Ok, dopo la terra dobbiamo andare a mettere questa roba qua. Che cos'è questa roba qua? Non lo so neanche io. Questa roba qua è... vedete questo qua, questo crack possiamo chiamare. Tagliamo perché non ci serve tutto. Andiamo nel punto dove deve apparire
tutta sta roba. Diciamo che può essere questo. Ci posizioniamo anche questo qua all'incirca un po' più piccolo, quindi S per scala lo rimpiccioliamo. Questo non c'è bisogno di editarlo perché va bene così, dai, non ci interessa. Infine ci mancano solo i suoni, sì. Allora, ricapitoliamo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo ritagliato il soggetto, abbiamo elaborato le scene e abbiamo anche messo le texture. Ora mettiamo i suoni, poi qualche dettaglio veloce e infine la color correction. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo. Dopo dovremo anche editare questa parte qua, vedete che c'è il soggetto che però è sotto la texture. Questa parte non sarà molto difficile, solo che sarà un po' lunga. Intanto che attendiamo l'anteprima, vi dico che dovete iscrivervi al canale. Ok. Tac. Tac. Va bene, allora andiamo prima a togliere queste gambe all'incirca qua. Dobbiamo farlo da qua, ok. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il nostro video. Prendiamo questo qua. No, no, non questo qua, che questo qua è la maschera. Sì, questo qua non è la maschera, è che dietro c'è lo sfondo e non si notava. Dobbiamo selezionarlo, fare un po' di zoom e fare due maschere così. Che cacchio sto facendo, porca puttana miseria. No, dobbiamo prendere il nostro video, duplicarlo, CTRL D, ecco, portarlo in cima, fare una maschera sulle scarpe, questa più precisa possibile, ma un po' sono io che non ne ho voglia. Vedete? Ecco, così sulle scarpe. Nike. Poi possibilmente così. M per il tracciato maschera di entrambe. E in teoria dovremo fotogramma per fotogramma andare a modificare tutti questi punti. Adesso andiamo un po' avanti finché non inizio a spostarmi. Ok, ho finito. Una cosa che non ho ancora fatto in entrambe le maschere è aumentare la sfumatura. Quindi sfumatura maschera, poi mettiamo 25 e 25. In questo modo il nostro soggetto qua, come vedete, sarà sopra, si può dire, all'incirca sopra, si può dire, al resto. Ora prendiamo questa composizione che abbiamo fatto adesso, trasciniamola in una nuova composizione e dobbiamo importare tutti i suoni. Io metto volo 1, questo qua e questo qua, perché sono quelli che sono venuti meglio. Se mi crash adesso il programma, io guardami, quando fa qua questo volo facciamo LL per vedere l'onda e lo applichiamo correttamente, quindi sarà tipo poi qua dobbiamo mettere anche questo LL e nel momento in cui c'è il crash, proprio questo qua, momento preciso, dobbiamo impostare anche questo.
ecco, al millesimo. Ora facciamo subito un'anteprima, proprio veloce per vedere quello che siamo riusciti a partorire. Perfetto, molto perfetto. Siamo a molto buon punto. I suoni possiamo anche lasciarli così, tanto non abbiamo bisogno di mettere altro. Ecco, perfetto. Ora, tasto destro, precomposizione su tutte. Ah mamma, oh. La chiamiamo, sposta tutti gli attributi della nuova composizione. E qua che cosa andiamo a fare? Qua andiamo a fare nuovo livello di regolazione. Facciamo la color correction con Lux, plugin a pagamento, che vabbè, lasciamo stare il tutto, e andiamo su edit. Sono riuscito ad aprire Lux. Allora, io adesso facciamo così, applichiamo questo preset, che però non va bene lasciare un preset così predefinito, quindi noi andiamo a modificarlo. Per esempio possiamo spostare la vignetta, no, la vignetta la lasciamo così, allarghiamo questi parametri. Che cosa è successo? Oh. È tutta un'altra cosa. Ultima cosa, possiamo andare qua in effetti, che vi lascerò sempre il download, di una cosa che si chiama, ok, ce l'ho fatta. Applichiamo questi letterbox, che è un effetto che dà un po' più di cinematografia al video. Le applichiamo sopra anche a livello di regolazione, perché queste devono essere così nude e crude, perché non me lo importa. Ecco che figata. Se vuoi, questo è per un video, queste letterbox sono per un video a 1080p. Se no la vuole potete scalare, vedete, perché sono così sostanzialmente. Allora, vantaggi di queste letterbox. Allora, innanzitutto togliamo il livello di regolazione, se no il rendering è infinito. Vediamo che tipo qua, questa parte qua sotto è troppo ampia, cioè non... è esagerato questa parte, quindi noi cosa possiamo fare tramite queste letterbox? Possiamo prendere questo qua, premiamo P e possiamo portarlo in giù, perché vedete, fino a un certo punto va bene, ecco, tipo così, vedete? In questo modo l'effetto, vediamo però anche se potrebbe essere tagliato. Ecco, tagliato un casino. Noi tipo possiamo tagliarlo così al minimo indispensabile, perché un po' mi scocciava lasciare qua tutta questa parte, però bisogna fare così. Bene, in conclusione non vi ho detto che dovete fare tasto destro tronca composizione secondaria di lavoro. Se volete fare il rendering fate composizione aggiungi a coda di rendering, ora ve l'ho detto, poi la spacciugate con i settaggi. Bene ragazzi, io sono proprio uno scemo. Stavo montando questo video quando mi sono accorto che non l'ho messo una parte, quindi non vi ho detto come si simula il terremoto, ma ve lo facciamo subito. Dobbiamo andare nel punto in cui dovrebbe iniziare il terremoto, andare sulla composizione del video, premere P per la posizione, attivare un fotogramma chiave, poi andiamo un po' avanti, tipo qua, e ne attiviamo un altro. Poi li selezioniamo entrambi e in questa finestra deformazione in movimento, che se non avete andate in finestra deformazione in movimento, lo so, un gran raffreddore, andiamo su frequenza 14 al secondo, intensità 15, li selezioniamo entrambi, così facciamo applica, in modo da avere questo qua. Per non avere queste strisce bianche dobbiamo cercare in effetti predefiniti stillizza porzioni in movimento, lo applichiamo sull'effetto, clicchiamo su bordi speculari e larghezza output e altezza output li portiamo al massimo. Poi aggiungiamo le letterbox, la color correction, renderizziamo e fine dei giochi. Spero che il video vi sia piaciuto. Io mi sono fatto un mazzo così per fare sto video, perché ho dovuto ricambiare la scheda 3-4 volte perché è stato un gran casino con questa videocamera di merda. Ci vediamo a un prossimo video.